benvenuti da Fabrizio Pan. Ciao ragazzi, benvenuti al canale e si parte subito con quella che è la cosa più importante di tutte, secondo me, quando si inizia un progetto musicale. Ci tenevo molto a dire questa cosa perché spesso si fa fatica a capire cosa è veramente importante in un progetto musicale. E questa cosa è più importante di avere una casa discografica major, più importante di fare buona musica, lo so, sembra assurdo, più importante di saper suonare, più importante di fare i cash, fare soldi, avere 1 milione di visualizzazioni. E questa cosa sono le persone, quelle che vi mettete accanto in questo viaggio di disperazione, di gioia, di dolore, di investimenti sbagliati, di investimenti giusti, ore e ore di salaprove, ore e ore di viaggi su un furgone scassato all'inizio. E fidatevi, l'ho provato sulla mia pelle. Se non avessi avuto quelli che poi sono diventati i miei migliori amici nei Melody Fall, molto probabilmente il progetto non sarebbe durato 14 anni. Quindi, primo step fondamentale, assicuratevi che le persone all'interno del progetto abbiano la stessa vostra voglia e credano nella vostra musica almeno quanto voi, se non di più. Non so se è possibile, ma... Allora, io faccio tutto giusto, l'ultima parola lo rovino. Le persone che vi mettete accanto non devono vedere il progetto musicale come un hobby o come una cosa da fare nel tempo libero, a meno che anche per voi non sia così. Non c'è niente di male a vederla come una cosa da fare nel tempo libero, ma se volete che diventi un lavoro, un progetto serio, queste persone devono scomparire totalmente dalla faccia della vostra terra. Possono andare su un'altra terra, ma non nella vostra. Vi faccio un esempio. Alzi la mano a chi si è trovato in questa situazione. Abbiamo un concerto fighissimo in apertura di una band nazionale famosa. Ragazzi, dobbiamo provare almeno 3-4 volte a settimana. Ma io il giovedì c'ho il calcetto. Ma io c'ho l'esame il prossimo mese. Impossibile provare. Respiro profondo. Guardate queste persone negli occhi e dite: sei fuori dalla band. Ok, forse così è troppo, però gli parlate e gli dite: la mia intenzione è fare un progetto serio. Se dobbiamo aprire un concerto dei Nirvana, dobbiamo provare 3 volte a settimana. Se ci stai dentro, ok. Se no, fuori. E voi mi direte: e adesso come facciamo senza chitarrista a suonare o senza batterista? Ok, avete ragione, però molto spesso il perdere un ghost, come lo chiamo io, quelli che fanno ghosting in un progetto musicale, è molto meglio rispetto a tenerlo nella band, perché quando ci sarà il momento del bisogno, l'esempio del concerto era uno di quelli, oppure quando ci sarà da farsi il culo un po' di più, quando ci sarà da investire qualcosina in più nel progetto, loro si tireranno indietro. E quindi voi vedrete l'obiettivo lì così vicino da essere raggiunto, ma non potrete raggiungerlo perché uno dei componenti non vi sta dietro. E questa è la cosa peggiore che possa capitare a una band. Vi ritrovate in questa cosa? Avete pensato alla vostra band? Quante volte è successa una cosa del genere? Scrivetemelo nei commenti se vi è capitato anche a voi. Non vorrei che vedere band distrutte per questa cosa, perché sicuramente è capitato a tutti. Però il mio consiglio è: appena vedete un ghost all'interno della vostra band, qualcuno che si tira indietro nel momento del bisogno, siate chiari o lo cacciate e trovate una persona che abbia intenzione di metterci il 100%. È vero, c'è sempre qualcuno nella band che si fa il culo un po' più degli altri, però è anche vero che ognuno di noi è bravo a fare qualcosa in particolare e portare il proprio talento all'interno della band è una cosa fondamentale. Ogni persona ha un proprio talento e se viene portata all'interno della band tutti ne guadagniamo. Vi faccio un esempio. Il top sarebbe avere un videomaker all'interno della band, quindi i videoclip sono fatti, un produttore che abbia uno studio di registrazione e tutti i dischi
siamo coperti, un social media manager super esperto di social che si occupi della programmazione editoriale, di calcolare quando fare uscire i post, eccetera, e uno che, non lo so, stampa maglie, quindi vi fa tutto il merchandising senza spendere niente. Un'altra cosa molto importante da prendere in considerazione e da chiarire subito all'inizio di un progetto sono i ruoli. Ora non sto dicendo che uno... Ok, vabbè. Faccio un esempio pratico. Vi faccio un esempio. Se qualcuno è più portato alla composizione del brano, non bisogna aver paura di lasciare a lui quel task. Se qualcuno è più bravo a scrivere i testi, è giusto che lo scriva lui, perché sicuramente se gli chiediamo di scrivere una canzone magari fa più fatica. Quindi queste due cose possono benissimo viaggiare su due binari separati che però permettono al treno di prendere velocità. Wow! Non bisogna aver paura a relegare ruoli a una persona, anzi, il teamwork è fatto così. Il mio chitarrista Dave, che è anche il mio più grande amico, all'inizio del progetto Melody Fall mi disse: guarda Fabri, io non sono bravo nella composizione, quindi non ti aspettare che io arrivi con un pezzo pronto da provare. Sarò sempre gasato a suonare, quindi sarò sempre presente quando dobbiamo fare le prove o quando c'è da andare in tour per un mese in Russia, ma non mi chiedere di scrivere. E io gli ho detto perfetto, perché era giusto che lui avesse il proprio ruolo. Infatti il mio era quello di comporre i brani dal punto di vista musicale e del testo. Questo non vuol dire che solo io scrivevo tutto, poi portavo il brano alle prove e ognuno si arrangiava il proprio strumento, lo lavoravamo insieme, però i ruoli erano precisi. Le persone che vi metterete accanto nel progetto musicale diventeranno i vostri migliori amici e influenzeranno sia voi come persone che l'esito del progetto musicale. Stiamo andando a trovare il mio chitarrista Dave, nonché mio migliore amico da ormai 14 anni, da quando abbiamo iniziato il nostro progetto musicale insieme. Le persone sono la cosa più importante poi alla fine dei conti. Anche all'inizio dei conti. Anche all'inizio dei conti, e soprattutto che l'amicizia che ci lega era a prescindere dal successo della band. Anche perché la band Fa cagare. Sei simpatico, Mi hanno lasciato questo cartello dicendo: per colpa tua mi sono rigato il furgone, Ma non solo, l'hanno anche detto. non puoi parcheggiare qui. Sai leggere? C'è un passo carraio. Io il Non passo... hai detto questo, vero? Ah no, quello non l'avevo ancora detto. Ma io il passo carraio non lo vedo, giovane Jedi. È assurdo pensare che lui sia diventato il mio commercialista. Questo fa un po' ridere, Sì. perché mi ricordo che tra l'altro lui era tra l'altro uno dei più scatenati in tour. Proprio la persona che meno ti aspetti, in giacca e cravatta, sai, tutto acchittato, perfetto davanti a un cliente. E invece Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Questo passa con il rosso, tranquillo, non ti preoccupare. Posso parlare? Ok, tu no. Devo fare così. Allora, non potevo non invitare in questo video sul canale uno dei miei migliori amici, nonché mio commercialista revisore legale dei conti, il mio grandissimo amico Davide Pica. Pier! Ciao Pier. Ciao! Visto che stiamo parlando di quanto sono importanti le persone all'interno di un progetto musicale, e io ho preso te come esempio perché mi ricordo quel momento particolare della storia dei Melody dove tutto andava di merda e Diciamolo. Marco aveva appena abbandonato la band e ci siamo ritrovati io e te a berci una birra tristissimi e a dirci: cosa facciamo, molliamo? Me lo ricordo, Te lo è ricordi? stato tosto, è stato in effetti tosto. Si arriva da tutto un periodo in cui la band è cresciuta tanto, dove si sono fatte tante esperienze insieme. Sanremo è stata l'ultima delle esperienze, perché poi quella che mi è rimasta di più nel cuore, a dire il vero, sono stati tutti i tour fatti, i momenti spesi insieme, in studio soprattutto. E poi alcuni scelgono di prendere delle strade diverse, legittimamente. E quando in una macchina di 4 ruote iniziano a mancare 2 ruote diventa complicato. E penso che
quella fatidica sera a Settimo Torinese davanti a una birra stata- è stata l'amicizia a farci scegliere di andare avanti senza Esatto. troppe remore. Esatto. E grazie a Dio che l'abbiamo fatto. Esatto, anche perché io mi ricordo che abbiamo deciso lì, ok, non fermiamo il progetto, continuiamo, ma in veste esclusivamente del fatto che ci divertivamo a fare la musica, era la Porca nostra miseria. passione, eravamo molto amici, quindi negli anni si era creata questa cosa che andava oltre, indipendentemente dal successo o l'insuccesso della band. È vero, tant'è che ricordo che il disco uscito nel periodo immediatamente successivo è stato The Virgin, dove abbiamo riscoperto quella vena creativa senza vincoli Esatto. che invece avevamo subito nel disco prima, quindi Esatto. è stato un disco molto più metal, con sonorità più dure, con più libertà nel scrivere anche i testi. I testi. Più di pancia, diciamo. Più di pancia. Sì. E- Voi mi avete fatto fare degli assoli finalmente. Assurdo. Io volevo fare gli assoli metal. Tutta la vita ha voluto fare solo assoli, non gli abbiamo mai dato il suo spazio e invece lì si è liberato. Quando abbiamo scelto il nome dei Melody Fall, Ma ti ricordi no. cosa è successo? Sì, cavolo. Praticamente eravamo in un pub, sempre a berci una birra. Non si possono fare nomi, Non si eravamo a possono Birrificio fare Torino, diciamolo. Esatto. Prima ci chiamavamo Dax33, quindi Era assurdo. era un nome un po' troppo adolescenziale. Esatto. Ci siamo messi a tavolino e ho detto no dai, scegliamo un nome più maturo. Listone, e tutti davanti a una birra, solo che quando la lista poi raggiunge 20 nomi, arrivare a un dunque diventa difficile. E in quel momento In quel momento abbiamo chiesto l'aiuto esatto, dal o pubblico. ci picchiavamo e chi rimaneva vivo decideva. Abbiamo chiamato, ti ricordi la Era una barista, la barista sì, e aveva sì. detto scusa puoi venire un secondo? Aiutaci. Prendi- Fatto più o meno così. Fatto così, esatto. Allora, vediamo. 20 nomi, mi fanno tutti schifo, ma devo prendere una decisione. Ed è uscito Melody Fall. Mi fa ridere che se tu ci pensi, quello che è il nome del nostro progetto musicale della vita è stato scelto a caso dalla barista. Assurdo. E ci è andata ancora bene perché Poteva scegliere delle cose assurde. sì, tipo tra le varie varianti di Melody Fall c'era Meloni Fall, Esatto. caduta di meloni, O c'era pelo di phon. Pelo di mi Fon, sembra. Melody Folk, avremmo dovuto Che imbracciare dei banjos. assurdo. Comunque è bello. No, è Sì, stato sì, bello. Sì, me lo ricordo. E poi basta! Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del video e abbiamo capito quanto le persone siano importanti in un progetto musicale e in generale in qualsiasi altro progetto. Per esempio, se un produttore apre un canale YouTube è importantissimo che le persone magari mettano mi piace se il video gli è piaciuto e si iscrivano al canale, no? Quindi ragazzi scrivetemi nei commenti quante band si sono divise dopo aver visto questo video, oppure scrivetemi se avete trovato la persona giusta per condividere il vostro progetto musicale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!